Qual è la condizione essenziale per imparare davvero a suonare pianoforte? Ti spiego in questo video perché a volte il tuo apprendimento ti sembra poco concreto, i concetti che ti sembrano chiari all'inizio si rivelano poi più volatili di quel che credevi e ti ritrovi magari spesso a stringere un pugno di mosche. Rimani fino alla fine del video perché ti suggerirò anche un paio di pratiche per cambiare le cose. Ho letto di recente un bellissimo libro che è questo qui, Le non cose di Byul-Chung Han. Come abbiamo smesso di vivere il reale, e secondo me spiega molto bene una cosa fondamentalmente: la nostra illusione di conoscere la realtà attraverso un dito che è quello con cui clicchiamo su qualcosa. Conosciamo praticamente tutto il mondo, possiamo scoprire qualcosa di nuovo, conoscere luoghi in cui non siamo mai stati, conoscere magari persone che non abbiamo mai conosciuto, dire loro che ci piacciono oppure che non siamo d'accordo con loro, protestare magari per qualche ingiustizia, prendere tante informazioni su qualcosa che fino a 5 secondi prima era completamente sconosciuto, eccetera, eccetera. Non mi fraintendete, io sono molto felice di poter fare tutte queste cose, sono delle splendide possibilità, ma il lato verso della medaglia è proprio questo, che a volte davvero ci convinciamo quasi inconsapevolmente di conoscere qualcosa di cui in realtà non abbiamo assolutamente fatto l'esperienza diretta. Quanto può essere reale una conoscenza ottenuta in questo modo così estemporaneo, superficiale e secondo me anche un po' passivo? Questa considerazione mi ha portato poi direttamente a pensare ai vari tutorial, video esplicativi, eccetera, eccetera, musicali, che intendiamoci sono un'ottima cosa, sono felice che esistano, io stessa li faccio e sono felice che qualcuno possa trovarli utili, ma c'è un grande ma. Leggere di musica, vedere video sulla musica non è fare musica. Va bene vedere i video, ma è facendo musica che impari davvero. Qui si usa una parola che mi piace, è simpatica ed è mojarse. Mojarse significa bagnarsi, letteralmente. In questo caso, in un contesto come questo, prenderebbe il significato di immergersi. Ecco, è immergendoti davvero nella musica, facendola letteralmente con le tue mani, che impari qualcosa, che impari davvero, che provi sulla tua pelle principi magari utili, giusti e spunti bellissimi che hai trovato su libri, video, eccetera, eccetera. Quello che ti fa imparare davvero, che ti fa cambiare magari davvero, è fare in prima persona, mettere le mani in pasta. Il significato di fare in prima persona è sempre quello, ma a seconda della tua situazione può magari avere delle declinazioni pratiche differenti. Se sei una persona che ama la musica, che magari sta studiando ancora in una fase iniziale e che vive la musica come parte importante della sua vita, anche se magari non ha il livello di un professionista, trova un bravo, una brava insegnante. Trova un bravo, una brava insegnante. Tante persone mi scrivono, soprattutto via email o via messaggio, dammi un consiglio per favore, come posso fare? Mi descrivono magari una situazione che è più o meno questa, dicendo sai, ho ripreso da solo, da sola, sto facendo questo, questo, quest'altro, come posso continuare? Il primo consiglio più saggio, più sensato che io posso eticamente dare è proprio questo: trova un bravo maestro, una brava maestra. Non è possibile raggiungere un livello alto senza passare per delle lezioni frequenti, per delle lezioni con persone che dal vivo ti spiegano qualcosa, vedono la tua situazione, ti fanno lavorare su certi aspetti fisicamente lì in quel momento. Ci vuole una persona che ti possa seguire. I video e i libri sono ottimi stimoli, ottimi momenti di riflessione, possono produrre anche cambiamenti, ma perché poi questi cambiamenti rimangano nella tua vita reale, devi affidarti a qualcuno, non continuare a spizzicare informazioni di qua e di là in maniera disordinata, in maniera non organica. Spesso anche sono informazioni in netto contrasto tra loro, perché questo non produce niente di duraturo.
Attraverso un percorso con una persona competente al tuo fianco che ti segue passo passo, farai in 6 mesi la strada che in altre condizioni faresti in magari 3 anni e soprattutto accumulando danni che poi sono difficili, noiosi, antipatici da rimediare. Questa è una scomoda verità, in realtà molto semplice, ma che la maggior parte delle persone non vuole assolutamente sentire. Tante delle persone che si fanno avanti con questo tipo di richiesta di argomento, al mio dire trova un bravo maestro, assolutamente devi trovare una brava insegnante, spariscono letteralmente. Preferiscono lamentarsi del non riuscire a fare progressi, di tante cose, piuttosto che prendere quell'unica strada che sarebbe chiara, semplice, vicina, che permetterebbe loro di fare dei reali progressi. Secondo caso, i professionisti, e in questa categoria non metto solamente chi fa concerti professionalmente o chi ha un'attività di insegnamento stabile, ma anche magari chi studia per voler dedicarsi alla musica nella propria vita, chi magari ha i titoli e la situazione per svolgere un incarico professionale ma ha un altro lavoro nella sua vita e tiene comunque vivo l'aspetto musicale. Ecco, anche se sei un professionista, devi continuare a mojarte, a immergerti. C'è un bel detto che dice questo: non puoi portare qualcuno in un posto dove non sei stato. Ecco, questo è un po' il senso di quello che dovremmo tenere vivo nella nostra vita. Non sto dicendo che qualsiasi insegnante debba fare per forza un sacco di concerti a chissà quale livello. Frequentare il palcoscenico lo si può fare in tanti modi, anche nei modi più semplici, più familiari, più di dimensioni ridotte, ma il risultato è sempre lo stesso. Avrai la possibilità di conoscere per davvero il luogo in cui vuoi portare i tuoi studenti. Sul palcoscenico si impara tantissimo, non avere paura di fallire. Questa è anche tra l'altro una delle ragioni per cui all'interno del Leon Piano Meeting facciamo le lezioni di stage training. In realtà le facevamo anche prima senza chiamarle in questo modo, ma inconsapevolmente insegnavamo lo stesso tipo di cosa, cioè cosa accade davvero sul palcoscenico, qual è la condizione nella vita reale in cui dovrai suonare il tuo repertorio, quali sono i modi in cui puoi cercare di rapportarti, di migliorare il tuo contatto con questo tipo di energia, con questo tipo di situazioni. Quella sensazione che tanti hanno di non controllo nel momento in cui vanno a suonare non è qualcosa di perpetuo, non è una condanna, è qualcosa con cui si può imparare a convivere, con cui si può imparare a interagire e addirittura si può imparare ad usare certi meccanismi a nostro favore e non il contrario. Però per fare questo bisogna mojarsi, bisogna salire sul palcoscenico, non avere paura di fare brutte figure, avere il coraggio di provare in prima persona. Questa è la ragione per cui per esempio a Leon facciamo provare diverse volte lo stesso brano in pubblico a distanze molto ravvicinate, perché attraverso questa presa di contatto, attraverso l'uscire almeno un pochino dalla zona di comfort e sempre un pochino di più, si può prendere confidenza con questo e imparare come si fa davvero a usare questa energia in maniera positiva. Non fare l'errore di credere che quello che sperimenti nel chiuso e nella tranquillità della tua stanza, del tuo studio, sia poi uguale a quello che sperimenterai dopo. È un po', mi viene un paragone facile, ma credo sia efficace, quello della difesa personale, no? Se tu sperimenti le migliori tecniche che io non conosco, ma le sperimenti a casa tua, le sperimenti senza mai avere un reale contatto con quello che sarà poi nella vita reale, dubito che davvero potrai arrivare a rendere efficaci quelle stesse tecniche. Perché? Perché rimangono qualcosa di teorico, non perché non necessariamente non siano buone, magari le sono, ma devi imparare come poi nella vita reale puoi usare quelle tecniche in condizioni di stress, in condizioni di estrema velocità. In fin dei conti, queste sono le stesse condizioni con cui ti ritrovi a confrontarti sul palcoscenico. Sempre di adrenalina si tratta. Certo, sul palcoscenico sappiamo che torniamo a casa tutti interi ed è una gran cosa, ma al di là di questo ci troviamo a confrontarci con lo stesso tipo di situazione, di stress in un certo senso. Quindi è davvero importante che tu provi in prima persona tutto questo, perché non solo ne trarrai beneficio tu in prima persona, ma
anche i tuoi studenti. Se vuoi curiosare un po' sul Leon Piano Meeting del prossimo luglio, ti lascio qua il link in descrizione e fammi sapere nei commenti invece come vivi tu il fatto di immergerti in prima persona, di confrontarti magari con il palcoscenico e se magari ti è mai venuto in mente di portare i tuoi studenti con te durante queste esperienze, perché è veramente una bella possibilità di condividere cose importanti. Raccontami la tua esperienza qui sotto nei commenti, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima.